Signore e signori, bentornati nella vostra destinazione preferita per chi ama sussurri, indizi e verità raccontate a bassa voce. Questo è Segreti Turchi. In un mondo che urla, noi ci avviciniamo per ascoltare il respiro delle storie. In un'industria che vive di clamore, noi entriamo nei silenzi e li traduciamo. Oggi, i nostri riflettori si stringono su una coppia che ha imparato a far volare la propria intimità sopra la tempesta. Due volti tanto magnetici da trasformare una semplice serata fuori in un piccolo terremoto mediatico. Parliamo, naturalmente, dell'enigmatico e amatissimo duo Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Per mesi le voci hanno macinato ipotesi sulla loro distanza, alimentate da pause sui social, set interminabili e orari capovolti. Eppure, ieri sera, sotto la luce fredda di un'insegna al neon, hanno cucito una trama visiva che ha zittito i più scettici. Prima di entrare nel cuore di questa serata, ricordate di iscrivervi a Segreti Turchi, di premere mi piace se vi piace la nostra cura maniacale per i dettagli, e di cliccare su Unisciti se volete sostenere chi continua a raccontarvi le storie senza filtri. Il vostro supporto tiene accese le nostre luci. Adesso, seguiteci nell'atrio di quel cinema affollato. La narrazione della celebrità moderna è spesso un copione lucidato da uffici stampa, cronometrato con precisione militare. Ma il romanticismo vero, quello che non ha bisogno di palchi, sboccia nelle pieghe non preparate. Gökberk YLDRM e Cemre Arda, che hanno difeso la sacralità del loro legame con discrezione da manuale, sono stati avvistati dove nessuno si aspetterebbe una comparsa così disarmante, un cinema gremito, nel cuore pulsante di un centro commerciale. Per due nomi che negli ultimi mesi sono apparsi solo come riflessi sfocati in corridoi di backstage e pettegolezzi trafelati, questa è stata una dichiarazione di normalità clamorosa nella sua semplicità. Niente scorta a fendere la folla. Nessun ingresso laterale per scomparire come ombre in platea. Sono passati dall'entrata principale come una coppia qualunque in cerca di tregua, mano nella mano, dita intrecciate in una promessa sussurrata. L'estetica della serata. Un'eleganza che non aveva bisogno di gridare, via gli abiti editoriali, spazio a capi morbidi, linee pulite, quell'aria di chi vuole essere vero, non performativo. La reazione dell'ambiente è stata immediata, quasi fisica. Un centro commerciale è un organismo in perpetuo movimento, ma l'arrivo di Gökberk e Cemre ha fatto ondeggiare l'aria. Mormorii in crescendo, sguardi che si incrociano, voci tronche a metà frase. Sono davvero loro, sembrava il pensiero che rimbalzava tra le persone. E mentre l'attenzione si addensava, loro restavano calmi, sorprendentemente calmi. Niente corsa al botteghino, nessuna occhiata nervosa a caccia di flash. Al contrario, procedevano con un ritmo quieto, lo stesso respiro, un sorriso gentile come risposta al stupore generale. Era un modo di stare al mondo che parlava da sé, qui non si tratta di schivare, ma di vivere. Un paio di secondi di contatto visivo pieno, una risata condivisa come per esorcizzare l'assurdità del momento, la stretta ferma delle mani, indizi che rivelavano un legame passato attraverso il fuoco della fama e temprato in qualcosa di più resistente. La scelta del film non sembrava casuale, una storia romantica, quel genere che da anni viene cucito addosso ai due dai fan. Quando si sono immersi nel buio della sala, il brusio ha guizzato ancora una volta. Pensate di sedervi per una proiezione e rendervi conto che, a poche file di distanza, siedono i protagonisti di una delle storie d'amore più seguite del paese. Eppure, appena le luci si sono abbassate, raccontano i presenti, Gökberk e Cemre si sono sciolti nella penombra, sparendo nel semplice atto di guardare un film. Durante la proiezione, erano una sintonia silenziosa. Niente distrazioni, solo un'esperienza condivisa. E quando i titoli sono saliti lenti sullo schermo e la sala si è riaccesa, qualcuno ha notato un momento che nessuna lente può rubare fino in fondo. Lui che si voltava verso di lei con un sorriso vero, gli occhi segnati da quella piega dolce che nasce dalla complicità. Un breve scambio, un commento sussurrato, forse una battuta complice. È qui che la loro favola smette di essere leggenda e diventa ciò che è sempre stata,
Due persone che si scelgono nelle piccole cose. La loro cura non si alimenta di gesti eclatanti in piazza, ma di dettagli, un giudizio su una scena, un sospiro condiviso, un punto di vista che trova casa nello stesso battito. Se l'ingresso è stato una sorpresa, l'uscita è stata un manifesto. Nel tempo del film, la voce era già corsa. All'esterno, obiettivi pronti a trasformare la notte in giorno. E appena la porta si è aperta sull'aria fresca, si è alzato un coro di domande. È vero che vi siete lasciati? Come va davvero tra di voi? Un nuovo progetto insieme? Interrogativi lanciati come frecce. Ma Gökberk e Cemre hanno risposto con il solo linguaggio che non teme fraintendimenti, il silenzio. Nessuna smentita, nessuna conferma, nessuna frase da tagliare in clip. Hanno offerto qualcosa di più potente, un sorriso. Lo sguardo di Cemre, soprattutto, appariva sereno, luminoso, come a dire, sappiamo chi siamo, non dobbiamo dimostrarlo. Gökberk, al suo fianco, manteneva quella cavalleria pacata che lo contraddistingue, una postura protettiva e rilassata insieme, uno scudo gentile contro l'invasione delle domande. Non si sono separati neppure per un istante. C'è un dettaglio, catturato dalle videocamere, diventato in poche ore materiale di discussione accesa. Avvicinandosi all'auto, Gökberk ha compiuto un gesto naturale, istintivo, ha aperto la portiera a Cemre. In tempi in cui certi gesti si perdono nella fretta, quel piccolo atto è risuonato con forza. È stato letto come un segnale di rispetto, di attenzione reciproca, una grammatica sentimentale fatta di gentilezza. Non era solo aprire una porta, era dire e ti vedo, ti curo davanti al mondo. E la risposta di lei, un sorriso caldo mentre si accomodava, ha fatto il resto. A questo punto, lasciamo una domanda anche a voi, cuore pulsante della comunità di segreti turchi. Che peso date a questa dichiarazione muta? Le azioni contano più delle parole, oppure il silenzio vi lascia inquieti? Nel tempo dell'ostentazione, chiamarsi fuori dai titoli è arroganza o eleganza allo stato puro? Scriveteci cosa ne pensate. E se amate i nostri approfondimenti, ricordate, il tasto unisciti è lì proprio per chi vuole sostenerci e farci andare ancora più a fondo. Siete voi a darci la forza di cercare il dettaglio che tutti trascurano. Cosa è successo poi, una volta chiuse le portiere? Ha alimentato il chiacchiericcio anche quando i fanali si sono persi nel traffico di Istanbul. Fonti vicine alla coppia raccontano che in macchina non c'è stata nessuna autopsia della serata, nessun ripasso delle domande a bruciapelo, nessun dramma. Sono ripartiti con la naturalezza di chi rientra da un appuntamento abituale, lasciando i flash alle spalle come si lascia una finestra dove qualcuno ha esagerato con le luci. Questa calma dice molto del momento che stanno vivendo, sembra il segno di una maturità conquistata, una bolla interna impermeabile alla confusione. Per mesi si è raccontato che progetti internazionali di lui e settimane di riprese di lei avessero scavato una distanza impossibile da colmare. Eppure, quell'ora e mezza di normalità condivisa ha fatto crollare un castello di sabbia. Intanto, nel grande megafono dei social, le immagini hanno viaggiato alla velocità del desiderio. In pochi minuti, erano ovunque. La rete si è spaccata tra chi gridava "le immagini parlano" e chi si commuoveva per la loro semplicità. Hanno visto il film come due qualsiasi, scriveva qualcuno. L'armonia è intatta, replicava un altro. Ma più di tutto colpisce la strategia della normalità. Chi li conosce bene lo ripete da tempo. Dopo giornate tese in sala posa, dopo gli obblighi di chi vive sotto una lente, Gökberk e Cemre non cercano il brivido del privé, né la validazione delle liste d'attesa. Cercano una sala buia, una manciata di popcorn, una mano dentro l'altra. Il paradosso è che proprio questo li rende straordinari, non stanno recitando l'amore, lo stanno vivendo. E allora, è l'inizio di un capitolo nuovo? Gli indizi dicono di sì. Non un capitolo annunciato a caratteri cubitali, ma un capitolo di equilibrio. Tra identità pubblica e cuore privato, tra il dovere di essere visti e il diritto di appartenersi.
Hanno capito che non devono a nessuno il calendario dei loro sentimenti, né una spiegazione per ogni battito fuori tempo. Mostrandosi insieme senza pronunciare una sillaba, hanno ripreso in mano il racconto. Hanno ricordato a tutti che l'amore non è la frase perfetta davanti ai microfoni, ma la mano che resta quando i microfoni si spengono. Ripensando a questa sera di cinema, una cosa appare nitida. Gökberk YLDRM e Cemre Hard hanno tenuto una lezione su come si abita la fama senza farsene ingoiare. Tra rumori e riflettori, le parole più forti a volte non si dicono. Una fila percorsa piano, una poltrona condivisa, una portiera aperta con naturalezza, e qualche sorriso che scivola tra labbra e sguardi, ecco gli oggetti di scena di un amore che respira. Non hanno combattuto i fantasmi della separazione a colpi di smentite. Li hanno svuotati ignorandoli, scegliendo di essere presenti l'uno per l'altra. E se i prossimi mesi porteranno novità, progetti, incastri di agenda, poco importa, questa notte rimane come una fotografia che non ingiallisce. Quando la tempesta grida, loro tornano al cinema. Quando la confusione sale, loro si stringono le dita. Quando qualcuno domanda, loro sorridono. C'è una musica, sotto tutto questo, che non ha bisogno di orchestra. È la sinfonia del non detto. E oggi suona più chiara che mai. Grazie per averci seguito in questo speciale di Segreti Turchi. Se questa immersione vi ha dato un nuovo sguardo sul potere del silenzio, non dimenticate di mettere mi piace, di iscrivervi, di condividere il video con chi ama leggere tra le righe. E ricordate ancora una volta, il tasto Unisciti è il modo migliore per entrare nel nostro cerchio e sostenere uno storytelling che non si accontenta. Fino alla prossima volta, restate in ascolto dei sussurri. Perché certe volte, il silenzio è davvero il suono più forte di tutti.